Benvenuti in questa serie di video scoperte dalla Thailandia. Questa avventura non poteva che cominciare a Bangkok, la capitale di questo paese, la città che meglio dovrebbe rappresentarne la cultura, la tradizione, la storia, il cibo. Andiamo quindi a esplorarla insieme. Bangkok, o la ami o la odi. Difficile avere una via di mezzo. Il traffico, il caos, il caldo persistente, gente ovunque a qualsiasi ora. Non suona esattamente come la città dei sogni, però in tutto questo casino si c'erano anche posti unici. Adesso è tempo di esplorare la zona dei templi. Tempo di esplorare la zona dei templi. Gioco di parole, bellissimo. Veramente una cosa incredibile, tutti i dettagli, le definiture sono fatti veramente benissimo ed esattamente più o meno come lo aspettavo, nel senso bello pulito, bello tranquillo anche, infatti non c'è in giro nessuno, sarà anche per il caldo, però finora Thailandia top. I templi, noti anche come Wat, sono spesso caratterizzati da un'architettura intricata e dettagliata. Le torri, i tetti e le facciate sono decorate con sculture, intagli e pitture artistiche. Nei templi thailandesi sono comuni le cerimonie religiose e le offerte di fiori, candele e incenso. I fedeli spesso si inginocchiano e pregano davanti alle statue del Buddha. Se dovessi contare tutti i Buddha che ho visto finora, e siamo solo al giorno 1, penso che siamo già sui 100-200. Veramente ce ne sono un sacco. Sono arrivato al Wat Phu, penso si chiami così, dove praticamente c'è il Buddha più grande di tutta la Thailandia, il Buddha sdraiato d'oro. Andiamo a vedere quanto è grande sto Buddha. Qua per entrare nei templi ci sono i pantaloni lunghi, cosa impossibile da tenere a 40.000 gradi, ma la Forclaz in questo caso mi fornisce la soluzione. Adesso faccio vedere. La statua misura oltre 46 metri di lunghezza e 15 di altezza. L'intero complesso è uno dei più sacri e antichi dell'intera Thailandia. Il Wat Pho è anche famoso per essere il luogo di origine della tradizionale massagioterapia thailandese. Oh no, questo non è l'effetto del Buddha che mi fa emozionare fino a farmi bagnare tutto, semplicemente il calore di Bangkok. Comunque sì, è veramente enorme. Comunque ora capisco come si sentono gli stranieri quando vengono in Italia. Cioè, praticamente ogni angolo c'è qualcosa da vedere, anche questa specie di tempio in mezzo praticamente alla strada, cioè bellissimo, tenuto da Dio, pulito, erba curata, fighissimo. Quindi come quando gli stranieri vengono in Italia, a Roma, o a Firenze, Milano, ovunque sia, ovunque si girano c'è una chiesa, c'è una statua, più o meno la Thailandia è la stessa cosa, ecco. Altra tappa obbligatoria è il Palazzo Reale. Il complesso è suddiviso in diverse parti, tra le quali il Wat Phra Kaev, uno dei templi più importanti della Thailandia e ovviamente è anche uno dei luoghi più turistici dell'intera città.
Ok, questo è proprio il tipo di turismo che voglio evitare. Qua siamo al Palazzo Reale, quindi qua mi sembra un pochino impossibile farlo. Ma siamo solo all'inizio. Oh, e dopo una bella crociera sul Nilo thailandese, il Wat Arun, l'ultimo tempio che vedrò qui a Bangkok. Allora, mi sa che sono finito. Qualche celebrazione qua locale di oggi, non so se è tipo una roba che fanno sempre, tutti i giorni, non solo oggi, perché ad esempio erano tutti vestiti bene o comunque in maniera insomma particolare e si faceva 1000 foto, come se fosse quasi una festa di laurea, però dall'età che c'erano i ragazzi non penso fosse una festa di laurea. Comunque tempio approvato. I just need one night where it just feels right. The stars all align. I just need one night. I just need one night where it just feels right. The stars all align. Non puoi dire di essere venuto a Bangkok senza fare un tour degli street food. E qual è il miglior modo per farlo se non con un tuk tuk? Adesso lo scopriremo. Primo stop, noodles di uova. How are the noodles? Nice? Spero sia buono. Test noodles, attenzione. Faccio io il giudice oggi, altro che guida Michelin. Diamo un bel 8. Numero 1 approvato, avanti col prossimo. Siamo arrivati a Chinatown, la tappa obbligatoria per lo street food migliore di Bangkok. Anche il secondo approvato, ora andiamo per il terzo. Terzo posto a base di zuppa. È calda, tanto pepe, però è molto buona. Gelato taste test. Ideale dopo quella zuppa calda, un po' di fresco, ottimo anche. Scorpione, andiamo in bellezza con qualche insetto. Non sa di niente sinceramente. Pensavo meglio. Aia, anche duro. Ovviamente non può mancare il risottino con il granchio, il mio preferito. Devo dirlo, mi sento pieno, ottima mangiata e tuk tuk sempre una garanzia. Per quanto sia una città estremamente dinamica fin dalle prime ore del mattino, Bangkok è piena di parchi e zone verdi, dove ti sembra veramente di staccare dal caos della città. Passare una giornata a esplorarli, beh, ne vale sicuramente la pena.
più famosi sono il Lumpini, il Benjakitti e il Chatucha. Spesso è possibile trovare animali come uccelli e addirittura varani. La cosa che finora mi ha colpito di più è il contrasto tra quartieri moderni e lussuosi, pieno di grattacieli e abitazioni tenute bene, e quartieri decisamente più umili, con abitazioni d'altri tempi. Queste due realtà convivono nel raggio di poche centinaia di metri. Il tramonto su Watarun segna anche la fine della mia esperienza a Bangkok. La vivacità di questa città mi ha veramente affascinato. Camminando in giro senti l'energia della città che ti avvolge. Le sue 1000 facce le danno quel tocco di dinamicità che non ti annoia mai. A qualsiasi ora della giornata trovi qualcosa da fare. L'inizio di questo viaggio non poteva che essere dei migliori. Ora però è tempo di spostarsi verso un'altra zona della Thailandia, non molto lontana da qua, ma che c'era una triste storia alle sue spalle.